Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino. Io sono Marco e in questo video andiamo a vedere insieme la prima interfaccia storica di OpenHub, che è la sitemap. Quindi se non la conoscete perché avete utilizzato da subito la main UI, oppure la conoscete ma volete approfondire e vedere che cosa si può fare anche a livello di customizzazione, vi invito a seguire questo e i prossimi video in cui ne parlerò approfonditamente. Passiamo adesso alla schermata al PC e iniziamo a vedere che cos'è una sitemap. Iniziamo quindi il nostro viaggio all'interno delle interfacce grafiche di OpenHub 4 parlando della più semplice e anche della più longeva, in quanto è presente da tutte le versioni di OpenHub, anzi una volta era proprio l'unica. Parliamo della sitemap, che è una interfaccia appunto molto vecchia, utilizzata principalmente per le app su dispositivi mobile, possiamo dire poco accattivante e anche poco personalizzabile rispetto a quelle che abbiamo adesso, però è molto comoda, funzionale ed è anche a livello di prestazioni ottima da utilizzare appunto su dispositivi mobile anche poco recenti. Infatti ad oggi è la soluzione ancora principale per l'utilizzo nelle app mobile. Quindi fondamentalmente una sitemap è un insieme di pagine che ci permettono di interagire con i vari oggetti di OpenHub, quindi principalmente item e gruppi, utilizzando degli oggetti predefiniti che mappano gli item e i gruppi presenti nel nostro sistema e ci permettono appunto di interagire con essi. Dal punto di vista grafico non ha una grande customizzazione, nel senso che non possiamo farci tutto quello che vogliamo, siamo vincolati a determinate caratteristiche, però con qualche accorgimento e qualche trucchetto che magari non conoscono tutti è possibile comunque tirare fuori delle interfacce anche abbastanza carine. Le sitemap quindi abbiamo detto che sono un insieme di pagine, queste pagine possono essere anche gerarchicamente collegate tra loro, quindi possiamo avere il concetto di pagina e sottopagina, e hanno la particolarità che possono essere definite sia su file di testo vecchio stile, sia tramite main UI da OpenHub 3. Ovviamente prima di OpenHub 3 esisteva solo la configurazione tramite file di testo, quindi si era obbligati a scrivere il codice per renderizzare le sitemap. Adesso è possibile utilizzare l'interfaccia grafica appunto per creare le sitemap. Comunque, che siano sitemap create da interfaccia grafica o create su file di configurazione, devono essere visibili solo tramite dei viewer dedicati. Non vengono integrate all'interno della main UI come tutte le altre tipologie di interfaccia che abbiamo adesso in OpenHub. I viewer principali per le sitemap sono la Basic UI per visualizzare le sitemap tramite un browser, quindi diciamo da PC, da desktop, oppure le app mobile sia per iOS che per Android, che come interfaccia di default utilizzano le sitemap. Andando a vedere la documentazione vediamo che all'interno delle sitemap noi possiamo inserire tutta una serie di oggetti che servono appunto a renderizzare i nostri item e gruppi presenti all'interno del sistema. Questi oggetti devono essere oggetti compatibili con la tipologia di item che con cui stiamo andando a interagire, e in base alla tipologia di oggetto che andiamo a scegliere avremo tutta una serie di caratteristiche opzionali specificabili per quel particolare oggetto che ci permettono di customizzarlo seguendo delle linee guida. All'interno della documentazione ci vengono spiegati tutte le tipologie di oggetto che possiamo aggiungere e come viene usato. Quello che al momento ci interessa sapere è che la sintassi di definizione degli oggetti è abbastanza simile tra tutti. Quello che differisce sono le proprietà che caratterizzano quel particolare oggetto. Possiamo andare a vedere qualche esempio nella documentazione. Qui abbiamo la tabella con tutte le tipologie di oggetto che possiamo inserire. Andiamo a prendere ad esempio il selection. Questa è la sintassi che bisogna ovviamente conoscere. Comunque fondamentalmente la sintassi degli oggetti della sitemap è tutta molto simile, perché abbiamo la tipologia, l'item su cui devono interagire, item o gruppo, un eventuale label, un'eventuale icona, che può essere anche un'icona statica, poi spiegheremo la differenza, eventuali definizioni di mapping, in questo caso per la selection ce li abbiamo, ma per altri tipi di oggetto potremo non averceli, e questo già ci dà l'idea di un attributo opzionale che però dipende dalla tipologia di oggetto che stiamo utilizzando.
In questo caso stiamo facendo un tipo di elemento selection che non è nient'altro che una combo box di scelta, quindi andare a selezionare un certo valore per un item non scrivendolo da zero, ma andando a fare una scelta tra valori già predefiniti. Questi valori predefiniti appunto vengono definiti tramite il mapping, che poi approfondiamo successivamente. Andiamo a vedere un altro tipo di oggetto, ad esempio lo slider. Lo slider vedete che è molto simile come sintassi a quanto abbiamo visto per la selection, però poi abbiamo tutta una serie di parametri che sono relativi a questa tipologia particolare. Quindi abbiamo ad esempio valore minore e valore maggiore, perché lo slider è un elemento che mi permette di selezionare un valore scorrendo il nostro puntatore all'interno di due valori che sono il minimo e il massimo. Possiamo poi definire di quanto si deve spostare l'elemento ogni volta che noi lo spostiamo a destra o a sinistra, eccetera eccetera. Quindi comunque tutti attributi documentati che però dipendono dalla tipologia di oggetto. Adesso, per concludere questa carrellata di informazioni relative alla sitemap, andiamo a vedere un esempio completo, giusto per vedere come è fatta una sitemap e qual è il codice sottostante di un esempio in cui abbiamo un po' di oggetti. Quindi clicchiamo su Full Example. Come vedete, questa è una modalità di renderizzazione di una sitemap che è composta da due sezioni in cui sono presenti un oggetto di tipo text con un relativo item, in questo caso la data, vedete praticamente viene renderizzato come una stringa, un switch, quindi un interruttore per le luci, un altro testo per la definizione della temperatura, un gruppo che come vedete viene renderizzato come una sorta di menu in cui se noi clicchiamo vedremo l'esploso del gruppo, e poi un testo che però ha la particolarità, anche questo ha una freccina, che cliccando anche lui si esplode in ulteriori item che sono definiti diversamente dal gruppo, che ha una definizione implicita in quanto il gruppo è già un contenitore di item. Invece quando noi definiamo un item che ne può contenere altri, dobbiamo utilizzare la sintassi con la parentesi quadre per andare a dire quali sono gli item che sono contenuti in questo particolare item, ma ovviamente solo all'interno di questa interfaccia grafica. Quindi questo è in generale che cos'è una sitemap, per cosa si usa e più o meno che cosa si può fare. Nel prossimo video approfondiremo i concetti un pochino più avanzati di mapping, di sitemap dinamica e soprattutto di icona dinamica. Vedremo quindi cosa potremo fare un pochino in maniera più avanzata a livello di customizzazione degli oggetti presenti nella sitemap, e poi faremo degli esempi andando a prendere diverse tipologie di oggetto e vedendo come vengono renderizzate sui vari dispositivi. Per questo video direi che è tutto, quindi vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!